Ed eccola la mia nuova e-mountain bike comprata dopo i test di Lenzerheide, la Giant Trans X Advance E Plus Elite 2 modello 2023. Una e-mountain bike che oggi potrete trovare da soli si fa per dire 4.000 euro, ma considerando tutta la tecnologia che questa bici possiede, questa mountain bike a parer mio è un vero affare. Giant è considerato il più grande produttore mondiale di biciclette ed investe molto in ricerca e sviluppo, proponendo sempre nuove tecnologie e soluzioni innovative per migliorare le proprie biciclette. Ed infatti sono rimasto sbalordito nello scoprire quanta tecnologia questa bicicletta incorpori. Il telaio, prodotto direttamente da Giant, è in carbonio con delle ottime qualità di rigidità e leggerezza. Il motore Giant SynthDrive Pro 2, sviluppato in collaborazione con Yamaha, pesa 2,7 kg, quindi è compatto e leggero. La silenziosità è ottima, così come la coppia erogata da 85 Nm. Il motore è veramente molto silenzioso. Sento più il rumore dei pantaloni che il rumore del motore. Generalmente i motori per i bike applicano una copia continua mantenendo alta la pressione sulla trasmissione finché non si smette di pedalare. I motori SynthDrive sono diversi perché quando il ciclista pedala, ad ogni rotazione di pedivella c'è un punto in cui la coppia è ridotta. SynthDrive replica quel movimento naturale del pedale, sincronizzando la potenza del motore con quella umana, creando un punto di potenza ridotto ad ogni pedalata. Questo rende l'esperienza più naturale e migliora anche le cambiate. Non solo, ma le e-mountain bike Giant presentano anche la tecnologia Smart Assist, funzionalità che io utilizzo sempre. Cosa significa? Normalmente le e-mountain bike offrono diversi livelli di assistenza. I livelli di assistenza sono 5, uno per ogni colorazione. Sono sul verde, verde più intenso, arancione, anzi direi giallo, arancione e rosso. Ma io non li utilizzo mai perché uso lo Smart Assist. È una modalità di supporto automatica ed attiva che massimizza l'efficienza fornendo la giusta quantità di potenza necessaria esattamente quando serve. Seleziono lo Smart Assist, tengo schiacciato per 3 secondi, eccolo qua. Si è attivato lo Smart Assist. Questa funzione analizza costantemente diversi parametri come la cadenza, la velocità e la pendenza per fornire automaticamente il livello di assistenza ottimale. La selezione della modalità avviene tenendo premuto per qualche secondo il tasto di assistenza motore. Lo Smart Assist vi permette di concentrarvi sul piacere della pedalata senza dover continuamente regolare le impostazioni del livello di potenza del motore ed ottimizza l'efficienza energetica sia del rider che della batteria. Le ultime batterie Energy Pack di Giant presentano design snelli integrati nel telaio per un profilo elegante e moderno. La batteria integrata è di 400 Wh con estender opzionale di 200 Wh. La sospensione utilizza la tecnologia Maestro caratterizzata da 4 perni e 4 braccetti che lavorano per creare un unico perno flottante, garantendo al sistema di rimanere estremamente reattivo sia sui più piccoli impatti che su quelli grandi. I punti di forza del sistema sono l'anti-rise e l'anti-squat. L'effetto rise è un fenomeno che influisce sul comportamento della sospensione posteriore delle mountain bike durante la frenata. Idealmente la sospensione dovrebbe rimanere attiva anche durante la frenata, assorbendo gli impatti e mantenendo la trazione. Tuttavia, l'effetto rise può causare l'irrigidimento della sospensione, riducendo l'efficacia nell'assorbire le asperità del terreno. Un effetto decisamente non desiderato quando si guida su terreni difficili. Grazie al punto di rotazione flottante neutro calcolato dalla tecnologia Maestro, il sistema rimane neutrale rispetto all'input del freno. Il risultato è una sospensione performante e bilanciata anche nelle discese più difficili. L'anti-squat si riferisce alla prestazione della sospensione sotto la forza della pedalata. Troppo squat causa il blocco della sospensione. Poco squat invece crea il cosiddetto effetto bobbing, vale a dire quel fastidioso e inutile rimbalzo della sospensione quando si è in fase di accelerazione. Ottenere il giusto equilibrio è fondamentale.
Per questo la sospensione Maestro utilizza un livello più elevato di anti-squat durante il 50% di escursione iniziale per poi diminuire durante la seconda metà. Questo si traduce in una qualità di pedalata efficiente ed ottimizzata. Qua sta andando su in turbo mode, adesso metto lo smart assist e qua se aumento la cadenza della pedalata la bici va più veloce. C'è questa cresta qua che è meravigliosa, è lunga 2-3 km, domini proprio tutta la piana della Svizzera interna. Altra tecnologia di tutto rispetto è il Flick Chip, che consente di variare la geometria della bici in base allo stile di guida e del terreno. In configurazione high l'angolo del tubo sterzo e l'angolo del tubo sella diventano più verticali. Questa posizione è consigliata per terreni lenti, stretti e tecnici. La posizione in sella infatti sarà più aggressiva in salita, aiutando notevolmente durante le salite tecniche. Inoltre un movimento centrale più alto migliora la distanza del pedale col terreno e questo permette di pedalare in modo più efficiente attraverso curve rocciose e terreni radicati con meno impatti sui pedali e sulle pedivelle. Al contrario, quando il Flip Chip è impostato sulla posizione bassa, l'angolo del tubo sterzo e l'angolo del tubo sella diventano più aperti e l'altezza del movimento centrale si abbassa. Questo conferisce alla bici maggiore stabilità alle alte velocità, posizionando la ruota anteriore un po' più avanti rispetto al rider e rendendo la bici più controllabile e sicura su terreni ripidi. Il telecomando del manubrio può essere montato sia sul lato destro che su quello sinistro. Tramite l'app Ride Control potrete configurare i pulsanti a vostro piacimento. Il Rider Control Go è il pulsante on-off multifunzione integrato nel tubo superiore che consente di accendere la e-bike in modo rapido e semplice. I LED a destra forniscono i dettagli relativi allo stato della carica della batteria, mentre quelli a sinistra sono quelli relativi ai livelli di assistenza del motore. Tenendo schiacciato il bottone della sezione dei livelli per 3 secondi, verrà attivato lo Smart Assist che verrà evidenziato con un singolo LED centrale nella parte sinistra. Questa e-mountain bike ha una configurazione mallet, vale a dire una ruota posteriore da 27,5 pollici e una anteriore da 29 pollici. La ruota anteriore da 29 pollici offre maggiore stabilità e trazione, soprattutto sui terreni sconnessi e in discesa. La ruota posteriore da 27,5 pollici rende la bici più agile e reattiva, facilitando i cambi di direzione e i movimenti più tecnici. La forcella è una Fox 36 Float Performance da 150 mm di escursione, sospensione Fox Float Performance, reggisella telescopico, trasmissioni e freni Shimano SLX e il peso complessivo della bicicletta è di 20,5 kg. La mia vecchia Specialized Turbo Levo Comp del 2020 mi è stata ritirata dal negoziante che mi ha venduto la Giant e con soli 1.400 euro aggiuntivi mi sono portato a casa una bici fresca con batteria esterna da 200 Wh inclusa e nuove e interessanti tecnologie. Se è vero che le nuove bici costino parecchio, è anche vero che si possono trovare dei veri affari con bici prodotte solo 12 mesi prima e questa ne è un esempio concreto. Le e-mountain bike, soprattutto quelle di fascia alta con le ultime tecnologie, tendono a deprezzarsi in modo significativo nel primo anno. Questo avviene per diversi motivi: l'uscita di nuovi modelli, l'aggiornamento dei componenti e la naturale tendenza del mercato a preferire il nuovo. Questo permette di accedere a tecnologie avanzate e prestazioni elevate a un costo contenuto. E voi cosa ne pensate? Sareste disposti a prendere una bici di 12 mesi più vecchia, nuova e invenduta? Con percentuali di sconto che arrivano anche al 30-40%? Dite la vostra nei commenti. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!